Ciao, io sono Giulia e insieme ad Antonio sono l'ideatrice di questo progetto di Mad Machines. In pratica sono la mamma del dottor Mad. Allora, parliamo subito della nuova avventura. Visto che tutto parte da una storia, ci sono delle novità a livello narrativo rispetto a Birth e Time Machine? Sì, allora, Birth Machine ha una storia che tutti conoscono già, è una storia che non va neanche raccontata, e quindi appunto la storia della nascita. Time Machine invece è un'avventura rocambolesca, diciamo, con tutte tante cose che succedono, con questa ironia alla Dottor Mad che mette i giocatori in situazioni spesso un po' assurde. Diciamo che abbiamo cercato in questa nuova avventura di fondere un po' queste due anime, toccare delle tematiche che sono appunto degli universali, sono tematiche alle quali ciascuno di noi ha sicuramente pensato, ha riflettuto qualche volta e mantenere dall'altra parte tutta l'avventura, tutta la parte ironica e assurda e se si vuole insomma anche un po' demenziale che non vogliamo assolutamente lasciare perché comunque è un po' un nostro marchio di fabbrica, direi, no? All'interno della narrazione, che ruolo hanno le scenografie? Abbiamo creato delle ambientazioni che sono, le definirei allegoriche, delle metafore di qualcos'altro, no? E quindi loro stesse veicolano dei messaggi, dei significati, poi sono significati del tutto, diciamo, accessori, no? Uno la storia la capisce anche senza dover analizzare questi aspetti, però pensiamo che possano arricchire, no? L'esperienza. Non so se è chiaro quello che voglio dire, ora al solito non posso dire cosa abbiamo creato, però posso inventarmi, non lo so, un altro esempio. Se per esempio voglio parlarti del fatto che, non lo so, un lavoro ripetitivo che non ti piace, ti logora e ti fa sentire imprigionato, se ti dico ok, dietro quella porta c'è il tuo posto di lavoro, vai, entra nel tuo ufficio, eccetera, e tu entri e trovi un ufficio che però non è proprio un ufficio perché la finestra ha delle sbarre tipo carcere, invece della sedia e la scrivania c'è una brandina da cella, no? Eccetera. Non ti devo raccontare, non te la devo spiegare questa cosa, la scenografia parla da sé, il messaggio è chiaro. È una cosa che ci piace molto e che credo che esploreremo anche in futuro perché comunque è interessante, no? Riuscire a dire qualcosa senza doverti proiettare un video, senza doverti spiegare qualcosa, il fatto che uno vedendo semplicemente l'ambiente in cui si trova capisce già qualcosa di quello che gli vogliamo raccontare e far sapere. E quello che abbiamo fatto con questa tecnica anche è quello di sviluppare un po' di più il personaggio del nostro Dottor Mad. In realtà è un personaggio che in Time Machine e Birth Machine certo ha un ruolo da protagonista, ma di lui non si sa così tanto. Però io e Antonio quando l'abbiamo immaginato abbiamo pensato anche tutta una storia un po' più complessa, un personaggio comunque a 360 gradi che devo dire, grazie soprattutto all'interpretazione di Emanuele Arrigazzi, secondo me si è saputo far voler bene, no? Perché comunque Emanuele secondo me è riuscito a dargli un'umanità, cioè lui non è solo una macchietta, un personaggio comico, ma è comunque quest'uomo comunque di mezza età che sogna in grande, ma spesso si trova davanti a una realtà che è molto diversa da quello che ha immaginato, in cui le cose non funzionano esattamente come ha pensato e quindi ha un po' questa delusione, questa amarezza che lo accompagna e però comunque anche questa grande passione e continua ad andare avanti con i suoi progetti folli, no? Quindi questo lo rende secondo me molto umano e Emanuele secondo me è riuscito a farlo trasparire con semplicemente magari un'espressione facciale senza dover anche qui raccontare nulla, no? E in questa avventura
faremo in modo che i giocatori entrino proprio in uno spazio del Dottor Med, e quindi visitando questo ambiente riusciranno anche a capire qualcosa di più del dottore, e credo che questa possibilità sarà gradita ai giocatori, alle persone che ci hanno seguito fin qui e che hanno appunto voluto bene al dottore. Cosa ti piace di questo lavoro? Mi piace tutto. Beh, a partire allora una cosa che mi piace tanto è proprio il mezzo dell'escape room. Credo sia un mezzo potenzialmente fantastico per raccontare una storia, per farla vivere. Tutti i mezzi narrativi non rendono, no, protagonista la persona, no? Al cinema si va da spettatore, a teatro si va da spettatori, in un videogioco si comanda un personaggio, ma non sei tu, è un tuo avatar, diciamo, no? E qua sei all'interno di un ambiente vero, dove le cose sono vere, dove le puoi toccare, dove le puoi manipolare, dove fai tu le cose. Io credo che questa roba abbia un potenziale enorme, e mi dispiace sempre molto il fatto che l'escape room si porti dietro una serie di pregiudizi, quindi ci sono tante persone che o non la conoscono, non sanno neanche ancora bene cosa sia, o se no magari ne hanno un'idea sbagliata, hanno un'idea che è ancora ancorata a quella che era un escape room un po' una volta, no? Che nasce come un gioco appunto un po' di enigmistica, in cui devi battere un tempo, devi uscire dalla stanza, proprio lo dice anche il nome stesso, escape room. Purtroppo anche questo nome, che ormai per come si sta evolvendo è un po' fuorviante, no? Comunque io appunto credo tanto in questo mezzo, e penso anche di aver trovato un mezzo che mi è molto congeniale per esprimermi, e quindi questo mi piace. Sul, diciamo, cantiere, a me piace invece dare una mano a chi ha bisogno di una mano, se posso, e soprattutto anche solamente guardare e capire come si fanno le cose, no? Questo lavoro comprende una serie di competenze molto vasta, e quindi a me piace comunque provare magari a fare delle cose, ma anche solo capire come si fanno, perché penso che sapere cosa c'è dietro è utile poi anche in fase progettuale, no? Perché sai comunque quali saranno i tuoi strumenti, riesci un pochino già magari a indirizzare la tua idea sul binario giusto, no? E poi mi piace un po' tutto, mi piace appunto trovare le idee, mi piace poi realizzarle, vedere, come dicevo prima, come si fanno le cose, avere a che fare con tante competenze diverse, quindi sì, mi piace tutto. Beh, ci sarà una cosa anche piccolissima che non ti piace? Faccio un po' fatica in realtà a dire cosa non mi piace. Cosa non mi piace? Una cosa non mi piace, invece lo so, l'ho trovata, la fase di test. La fase di test non mi piace perché, ripensando ai test di Birth Machine in cui non funzionava nulla all'inizio, è un momento un po' demoralizzante, perché comunque hai lavorato magari un anno o più tutti i giorni, ti trovi con tante cose tutte insieme da sistemare. E questo insomma è stato un momento un po' difficile l'altra volta. Spero questa volta di arrivarci un po' più preparata e di non aspettarmi. L'altra volta mi aspettavo che una volta finito il lavoro comunque le cose sarebbero andate bene, invece ecco, questa volta perlomeno lo so, quindi ecco. Parlavi delle varie competenze, no, che hai avuto modo di osservare. Sei soddisfatta del team di lavoro che avete formato? Per spiegarti un po' come sono le persone che lavorano con noi, c'è praticamente una sorta di sketch che facciamo sempre con Marco e Lorenzo, in cui io dico allora, e mi fermo, no? E questo allora presuppone che gli racconterò una nuova idea o avrò cambiato qualcosa. C'è Lorenzo che mi guarda con una faccia buffissima che non riesco a rifare, e c'è Marco invece che mi guarda e finge di essere lì in ascolto e aspetta un attimo, e quindi io prendo fiato per parlare, e Marco mi ferma e mi fa: non si può fare. Non si può fare. No. E poi però
dopo avermi detto non si può fare, e dopo un'ora magari mi dicono allora ho pensato che forse se facciamo così e cos'ha, prendiamo questo, modifichiamo quell'altro, riusciamo a fare proprio quello che ci dicevi prima, no? E questo per me vale tantissimo, cioè io sono molto grata a loro che ci permettono di realizzare le nostre idee. David, che è il nostro scenografo, che è anche mio zio, con il quale ho un rapporto, un legame molto forte, lui è quasi un fratello per me, e quindi insomma con lui c'è anche una confidenza, però insomma c'è anche tanta stima da parte mia. Io penso di essere una persona abbastanza visionaria, ma lui lo è ancora più di me, e quindi a volte mi propone cose soprattutto a livello di rappresentazione da un punto di vista appunto visivo, veramente che non avrei mai pensato, e quindi insomma ci aiuta tanto in questo senso. Per questo progetto abbiamo portato a bordo anche Freddy, che anche lui si è rivelato una persona veramente in gamba, perché è riuscito a venire a capo di una progettazione veramente complessa. Tante volte ha dovuto un po' adattarsi alle nostre esigenze, per le quali spesso magari cambiamo idea, ma non perché siamo volubili, perché comunque è un lavoro complesso in cui tutte le cose sono un po' incastrate, concatenate l'una con l'altra, e quindi a volte magari anche una piccola cosa che vai a cambiare influenza tutta una serie di altre cose, e quindi c'è bisogno di tanta flessibilità. Quali sono le ambizioni che riponi in questo progetto? È un progetto appunto ambizioso, e ci pensiamo praticamente giorno e notte, delle volte ci capita veramente di sognarci questa cosa, e quindi ci svegliamo la mattina e ci diciamo mi sono sognata che in quel momento lì succedeva questo, magari dovremmo fare proprio così. Spero che sia qualcosa che piacerà, qualcosa anche di, secondo me, piuttosto innovativo, sperimentale per certi aspetti, quindi da una parte mi auguro che sia accolto, no? Con positività, dall'altra questa cosa mi genera anche un po' di paura, poi io, insomma sono sempre una persona abbastanza ansiosa, temo che magari le persone possano aspettarsi qualcosa di diverso. Secondo me, se uno viene qua aspettandosi un gioco dove c'è un record da battere, una serie di enigmi da risolvere grazie a capacità intellettive superiori, ecco, non è proprio questo, assolutamente no, è proprio un'avventura dove io mi auguro che le persone abbiano voglia di immergersi e di seguirla con comunque partecipazione. Delle volte dicono è un po' come se uno decide di prenotare una cena in un bel ristorante e poi va lì e si divora, no, un piatto in 3 cucchiaiate. Cioè l'enigma in sé poi ci sarà, però non è quello il centro, secondo me è un po' un'avventura un po' da assaporare. Come si fa a rendere possibile l'impossibile? Bisogna credere nelle proprie idee, è un po' quello che fa il dottor Med, che alla fine, insomma, ci prova quantomeno, no? È così, le difficoltà ci sono, speriamo anche di fare un po' meglio del dottore, di fare un po' meno disastri. Io e Antonio, quando troviamo un'idea che ci sembra giusta, anche se è molto complicata e magari inizialmente sembra impossibile, cerchiamo appunto di cancellare la parola impossibile, e come dicevo prima abbiamo comunque fiducia anche nelle persone che lavorano con noi, che riusciranno a aiutarci a trovare la soluzione giusta. Pensiamo che sì, tendenzialmente quasi tutto sia possibile, è un po' questo l'approccio, no? E poi sarà solo questione di tempo, tentativi, anche soldi, però insomma in un modo o nell'altro si fa. Ultima domanda, ultimissima. Quando sarà pronta la nuova avventura? Boh. Ma secondo me potrebbe essere pronta a febbraio per il compleanno del dottor Matt. Speriamo, dai, Speriamo. incrociamo le dita. Sì. Grazie. Grazie. Ciao.
Metti un po' dietro come sei qua. Allora, in quelle scatole che ci sono lì in basso alla vostra destra, ci sono tutte le lettere che compongono il nome della nuova avventura che ancora non abbiamo rivelato. Ok, sceglietene una, Vai. così a sentimento. Questa qua. Quella, Ecco. perfetto. Aprite. E puoi farla vedere anche l'altra camera? Perfetto. E ok, allora adesso uno alla volta, se potete dirmi una parola che inizia con questa lettera e che sia significativa per voi in relazione a questo progetto. Ok, no, comincia tu che io ci penso. intanto. Ma io direi emozionante. Spero che questa esperienza per chi la giocherà sia appunto dia un'emozione. E io invece dico esilarante perché c'è il nostro dottor Mad e perché insomma mi vengono in mente 2 o 3 scene insomma, che penso faranno molto ridere i nostri giocatori. Va bene, grazie e Vabbè. Grazie. a presto. A presto. Prego. Chi ci ha messo di più? Sì. Allora, non ho calcolato il tuo, secondo me uguale, ma lei ha avuto quel momento in cui non poteva... No. Ah, ecco. Sei più prolisso di me, pensa Vabbè. te.